C'è un posto nel mondo dove il tempo si è fermato. Non come si dice di certe città antiche, quelle dove puoi passeggiare tra le rovine e immaginare il passato come qualcosa di lontano, di freddo, di separato da te da un vetro invisibile. No, qui il vetro non c'è. Qui il passato ti guarda in faccia. Se ci sei mai stato, sai di cosa parlo. Le strade sono ancora lì, lastricate di pietra lavica scura, consumata non dal tempo, ma dai passi. Milioni di passi. Passi di persone che avevano fretta, che avevano fame, che avevano un appuntamento, che avevano un segreto. I marciapiedi rialzati sono ancora ai lati, esattamente dove li hanno costruiti 2000 anni fa. Le pietre da attraversamento sono ancora al centro della strada, quelle lastre grandi, alte, messe lì perché quando pioveva la strada diventava un fiume e i piedi dovevano restare asciutti. Qualcuno ci ha pensato a quei piedi, qualcuno ha avuto quella cura. Cammini lungo Via dell'Abbondanza, che era la strada principale, la più larga, la più viva, la più rumorosa, e oggi è silenziosa come una chiesa. Le botteghe sono aperte, non metaforicamente, sono aperte. I banconi di pietra sono ancora lì, con i fori circolari dove stavano i dolium, i grandi vasi di terracotta pieni di olive, di grano, di vino, di spezie. I segnali elettorali sono ancora dipinti sui muri, rosso su bianco, caratteri latini che chiedono voti per candidati morti da 2000 anni. Qualcuno li ha scritti con cura, qualcuno ci teneva. Poi arrivi davanti ai calchi, e lì ti si stringe qualcosa in gola che non riesci a spiegare bene. Sono figure di gesso, biancastre, opache, ferme, ma non sono statue, sono impronte. Quando la città fu sepolta, i corpi rimasero intrappolati nell'eruzione. Col tempo i corpi si decomposero, ma la cenere intorno a loro si era già solidificata, perfettamente, come uno stampo, un negativo. Nel 1863 l'archeologo Giuseppe Fiorelli ebbe un'idea semplice e rivoluzionaria: versare del gesso liquido in quei vuoti. E così le persone tornarono. Non come scheletri, non come reperti, come persone. C'è un uomo con il braccio alzato davanti al viso, forse per ripararsi, forse per togliersi qualcosa dagli occhi. Non lo sapremo mai. C'è una donna rannicchiata su se stessa, il mento verso le ginocchia, come se cercasse di farsi il più piccola possibile. C'è un bambino. Gli studiosi li chiamano impronte del dolore. Ma quello che ti colpisce, se ci stai davanti abbastanza a lungo, non è il dolore. È la vita che c'era appena prima. Perché questa è la cosa più strana di Pompei. Non è una città morta, è una città fermata. C'è differenza. Una città morta l'abbandoni, la lasci andare. Si sgretola lentamente per secoli, finché non rimane niente. Una città fermata stava ancora succedendo quando è finita. I pani erano nel forno, il vino era nel bicchiere, le uova erano nel cesto, i graffiti sui muri erano ancora freschi, il cane era ancora legato alla catena. Quello che stai per ascoltare è la storia di quella città, non la sua fine, ma la sua vita. Non i calchi, ma le persone che sarebbero diventate calchi. Non le rovine, ma le strade ancora calde, i mercati ancora rumorosi, i fuochi ancora accesi. Il 24 agosto dell'anno 79 d.C., un giorno qualunque, l'ultimo giorno. Il suo nome lo conosci già, si chiama Pompei. Benvenuti. Benvenuti a Sussurri dalla storia italiana. Sono felice che siate qui, in questo momento, qualunque sia il posto in cui vi trovate ad ascoltare, con le cuffie in un treno, la sera prima di dormire, o forse seduti in silenzio, cercando qualcosa che vi tenga compagnia. Questo spazio è fatto per voi. È fatto di voci, di storie, di persone che sono esistite davvero, persone che hanno amato, sbagliato, sofferto, sperato, e che il tempo ha sepolto, ma non cancellato. Oggi andiamo a Pompei. Pompei, anno 79 d.C. Per capire quello che state per ascoltare, è necessario capire prima cosa fosse davvero questa città. Non come appare oggi nelle fotografie delle rovine, ma come era allora, viva, rumorosa, imperfetta,
e meravigliosa. Pompei si trovava in Campania, nel sud dell'Italia, a circa 25 km da quella che oggi chiamiamo Napoli. Era una città di costa, il mare era vicino, l'aria sapeva di sale, di pesce e di erbe aromatiche che crescevano nei giardini delle case più ricche. Era una città grande. Gli storici e gli archeologi stimano che Pompei ospitasse tra i 20.000 e i 30.000 abitanti. Una cifra che oggi può sembrare piccola, ma che nel mondo romano del I secolo d.C. era tutt'altro che trascurabile. Pompei era una delle città più importanti della Campania, una regione che era il cuore produttivo, agricolo e commerciale dell'intero impero. Copriva circa 64 ettari di territorio. Era murata, pianificata, organizzata secondo una griglia di strade ispirata ai principi dell'urbanistica greca. Strade che si intersecavano ad angolo retto, marciapiedi rialzati, fontane pubbliche ad ogni incrocio, negozi al piano terra di quasi ogni edificio. Una città moderna per i suoi tempi, una città che funzionava. Ma Pompei non era solo una città che funzionava, era una città che viveva. Nel senso più pieno, più caotico, più umano del termine. Aveva 4 complessi termali pubblici, le terme Stabiane, le terme del Foro, le terme centrali e le terme suburbane. Le terme non erano solo luoghi dove lavarsi, erano il centro della vita sociale. Ci si incontrava, ci si scambiavano pettegolezzi, si trattavano affari, si discuteva di politica. Erano aperte a tutti. Cittadini liberi, liberti, schiavi accompagnati dai loro padroni. Ogni giorno, per ore, le terme risuonavano di voci e di vapore. Aveva un anfiteatro capace di contenere 20.000 spettatori. 20.000. Tanti quanti gli abitanti della città stessa. Il che significa che nelle giornate di spettacolo arrivava gente da tutto il territorio circostante. I gladiatori erano eroi popolari. I loro nomi erano scritti sui muri come oggi potremmo scrivere i nomi dei calciatori. Aveva teatri, templi, un foro che era il cuore politico, economico e religioso della città. Aveva botteghe di ogni tipo, fornai, vasai, profumieri, tintori, gioiellieri, venditori di garum, quella salsa di pesce fermentato che i romani mettevano su tutto e che profumava le strade in modo che oggi faticherebbe a essere chiamato piacevole. Aveva case lussuose, con giardini dipinti sulle pareti, per chi non aveva spazio per un vero giardino. Aveva insule, i palazzi popolari a più piani, dove vivevano ammassate le famiglie più povere. Aveva bordelli, il lupanare, il più grande ritrovato, con 16 stanze e affreschi sulle pareti che illustravano, senza troppa discrezione, i servizi disponibili. Aveva graffiti su ogni muro disponibile, insulti, dichiarazioni d'amore, poesie oscene, annunci di vendita, risultati di partite, nomi di politici con commenti che è meglio non tradurre. Pompei era rumorosa, odorosa, volgare, bella, colta e ignorante allo stesso tempo. Era umana. Profondamente, completamente umana. E poi c'era il Vesuvio, sempre lì, sullo sfondo. Un cono perfetto che si alzava a est della città, visibile da ogni strada, da ogni finestra, da ogni tetto. I pompeiani lo conoscevano da sempre, ci vivevano accanto da generazioni. Le sue pendici erano fertili, la terra vulcanica produceva vino, olio, cereali in abbondanza. Intorno al vulcano c'erano vigne e fattorie. Lo consideravano parte del paesaggio, normale. Lì da sempre. Quello che non sapevano, quello che nessuno poteva sapere, perché nessuna fonte storica dell'epoca descrive eruzioni precedenti vivide abbastanza da essere rimaste nella memoria collettiva, è che il Vesuvio non era un vulcano spento. Era un vulcano che dormiva e stava per svegliarsi. La data tradizionale dell'eruzione è il 24 agosto dell'anno 79 d.C., una data ricavata da una lettera che Plinio il Giovane scrisse all'amico storico Tacito, descrivendo quello che aveva visto con i suoi occhi dall'altra parte della baia. In quella lettera, Plinio descrive una colonna di fumo che saliva dal vulcano a forma di pino, alta, dritta, poi che si espandeva in cima come i rami di un albero.
Oggi quella descrizione è considerata talmente precisa da aver dato il nome a un intero tipo di eruzione vulcanica, l'eruzione pliniana. Ma quella mattina, per i 20.000 abitanti di Pompei, non era ancora un termine scientifico. Era solo fumo. Fumo che saliva da una montagna che avevano sempre ignorato. Quello che state per ascoltare è la storia di 3 di quei 20.000. 3 persone che quella mattina si sono alzate, hanno fatto le cose che facevano ogni giorno, hanno pensato ai loro problemi, ai loro amori, alle loro paure, senza sapere che era l'ultimo giorno. Marco, 50 anni, commerciante, proprietario di una domus nel quartiere ricco della città. Issa, 23 anni, schiava greca, cuoca nella casa di Marco. Lucio, 22 anni, soldato romano di stanza a Pompei. Non si conoscono, o meglio, si incrociano ogni giorno senza vedersi davvero, come succede nelle città, come succede nella vita. Le loro voci le sentiremo in prima persona, così come potrebbero averle pensate, in quel giorno qualunque, che qualunque non era. I dettagli della loro vita quotidiana sono fondati su quello che sappiamo di Pompei attraverso gli scavi, le fonti storiche, le iscrizioni, i reperti. 2000 anni di archeologia che ci hanno restituito non solo le pietre, ma le tracce delle persone che ci vivevano. Chiudete gli occhi se volete, respirate. Siamo nel 24 agosto dell'anno 79. È mattina presto. La città si sta svegliando. È ancora buio quando Pompei comincia a respirare. Non c'è un momento preciso in cui la notte finisce e il giorno inizia. C'è una transizione lenta, quasi riluttante, come se la città stessa dovesse convincersi ogni mattina a riaprire gli occhi. Prima arrivano i suoni. Un cane che abbaia lontano, da qualche parte oltre le mura. Il cigolio di un carro, le ruote di legno sui sanpietrini di lava. Quel rumore inconfondibile che i romani di Pompei conoscono come il ticchettio di un orologio, il segnale che il giorno è cominciato. I carri entravano in città di notte e all'alba. Una legge municipale li vietava durante le ore diurne per non bloccare il traffico pedonale. Così ogni mattina, prima che il sole fosse completamente sorto, le strade risuonavano di questo rumore antico, legno e pietra, animali e fatica, mentre i rifornimenti della giornata venivano scaricati davanti alle botteghe ancora chiuse. Poi arrivano i profumi. Il pane è il primo. A Pompei gli archeologi hanno trovato almeno 33 forni, pistrine, distribuiti in tutta la città. Non erano solo laboratori, erano anche punti di vendita. I pompeiani delle classi più povere non cucinavano a casa. Le insule, i palazzi popolari a più piani, dove vivevano ammassate le famiglie meno abbienti, spesso non avevano cucine. Troppo pericoloso, troppo costoso, troppo poco spazio. Si comprava fuori, si mangiava per strada. E così, ogni mattina, prima ancora che la città aprisse gli occhi, i forni erano già in funzione da ore. Il fuoco tenuto acceso per tutta la notte, i mulini a pietra già girati dai muli al chiuso, la farina già impastata da mani esperte nel buio caldo delle cucine. Quando il sole cominciava a salire sull'orizzonte di Pompei, il profumo del pane appena sfornato si mescolava all'aria salmastra che arrivava dalla costa vicina, e alla città bastava quello per svegliarsi. Oggi è il 24 agosto. È estate, un'estate campana nel pieno della sua arsura. Il sole sorge presto e sale alto in un cielo che è blu di quel blu che sembra quasi artificiale, quasi dipinto, quasi impossibile. La luce di agosto a Pompei è una luce precisa, tagliente, senza pietà. Fa caldo, lo ha fatto per settimane. Un'estate particolarmente secca, con i pozzi che in alcune zone della città hanno cominciato a dare meno acqua del solito, con un sapore leggermente diverso, quasi ferroso. Qualcuno ne ha parlato alle terme, qualcuno ha stretto le spalle. Le fontane pubbliche, però, corrono ancora. Pompei aveva un acquedotto efficiente, collegato all'acqua Augusta, il grande sistema idrico che serviva tutta la Campania. 18 fontane pubbliche distribuite per la città, alimentate da un castello d'acqua centrale che distribuiva la pressione ai quartieri più ricchi e ai bagni pubblici, prima di cedere il flusso residuo alle fontane di strada.
L'acqua scorreva sempre, anche in questa mattina di agosto che sa di fine dell'estate. I bambini ci giocheranno più tardi. Le donne ci vengono all'alba, quando la strada è ancora fresca e silenziosa, a riempire le anfore per la giornata. Mentre il sole sale, la città si anima per strati. Prima i lavoratori, i fornai già al lavoro da ore, i pescatori che tornano dal mare con i canestri pieni, i facchini che scaricano i carri prima che scatti il divieto di circolazione, gli schiavi addetti alle cucine delle case patrizie che accendono i fuochi all'alba. Poi i commercianti, che aprono le pesanti persiane di legno delle botteghe, espongono la merce sui banconi di pietra, sistemano le anfore all'ingresso, salutano i vicini con quella familiarità consumata degli anni. Poi i clienti, le massaie, i servi mandati a fare la spesa, gli uomini liberi che passano al Thermopolium per la prima colazione. Il Thermopolium. Bisogna parlarne, perché è una delle cose più affascinanti che gli archeologi abbiano ritrovato a Pompei. Erano bar di strada, fast food diremmo oggi, anche se l'espressione non rende giustizia alla cosa. Banchi di muratura con fori circolari nel piano di appoggio, dentro cui erano incastonati grandi vasi di terracotta, idolia, che contenevano cibo già cucinato, tenuto caldo dal fuoco sotto il bancone. Lenticchie, legumi, verdure stufate, pezzi di carne, pane, vino speziato. Gli archeologi ne hanno contati circa 150 solo nei siti scavati di Pompei. 150 posti dove comprare qualcosa di caldo da mangiare, in piedi, al banco, in mezzo alla strada. Una città che viveva per strada. Una città che si nutriva in pubblico. Una città sociale, rumorosa, abituata alla promiscuità degli spazi condivisi, come solo le città del Mediterraneo sanno essere. Via dell'Abbondanza è già piena. È la strada principale. Corre da est a ovest attraverso quasi tutta la città e su di essa si affaccia di tutto. Case, botteghe, terme, luoghi di culto, termopolia, panifici. I suoi marciapiedi rialzati di circa 30 centimetri rispetto al piano della strada proteggono i pedoni dal fango e dai rifiuti quando piove e nei giorni asciutti diventano il palcoscenico naturale della vita pompeiana. Le pareti lungo Via dell'Abbondanza sono coperte di scritte. Ce ne sono di tutti i tipi. Annunci elettorali, perché Pompei è una città con una democrazia municipale funzionante, con magistrature elette, con campagne elettorali vere. Le scritte sono dipinte in rosso su bianco, alcune con caratteri eleganti che tradiscono la mano di uno scriba professionista, altre più rozze, quasi urgenti. Vota per Gaio Giulio Polibio come edile, è degno della carica. I vicini di Marcus Epidius Sabinus lo raccomandano. Alcune sono state aggiunte di notte, con pennelli affrettati. Poi ci sono le scritte personali, insulti, dichiarazioni d'amore, lamentele di clienti insoddisfatti, osservazioni sulla vita in generale, alcune delle quali farebbero ridere ancora oggi, se le leggessimo sui muri di qualunque città del mondo. Pompei era una città alfabetizzata in modo inusuale per l'epoca, o almeno, era una città in cui anche chi non sapeva scrivere trovava qualcuno disposto a farlo per lui, su commissione, sui muri. Nel quartiere dei ricchi, verso la collina, le case sono diverse. Qui le facciate sono più sobrie, il lusso romano si nasconde all'interno, non si mostra fuori. Un visitatore che non conoscesse la città potrebbe passare davanti alla porta di una delle dimore più opulente di Pompei e non capire niente. Ma varcata la soglia, il mondo cambia. Il vestibolo, il fauces, è stretto e buio, quasi claustrofobico. Poi si apre sull'atrio e lì la luce entra dall'alto, attraverso il compluvium, il buco nel soffitto, e cade sull'impluvium, la vasca al centro che raccoglie l'acqua piovana. I pavimenti sono di mosaico, geometrie nere e bianche, ma nelle case più ricche anche figure colorate, scene mitologiche, ritratti. Le pareti sono dipinte, sempre. A Pompei non esistevano pareti bianche nelle case dei ricchi. Ogni superficie era coperta, affreschi in rosso pompeiano, blu egizio,
ocra, verde, con figure, paesaggi, architetture dipinte per allargare visivamente gli spazi, per portare dentro la casa i giardini che non c'era spazio per costruire. Questi erano i quartieri dove la città mostrava il suo lato più composto, più ambizioso, più attento alla forma. Poco lontano, nelle cucine di queste dimore, è già l'ora del fuoco. Le cucine pompeiane erano ambienti piccoli, spesso senza finestre, con il focolare a livello del suolo o su una piattaforma rialzata di muratura. Si cucinava con carbone di legna, con l'onnipresente garum, quella salsa di pesce fermentato che per i romani era quello che per noi è il sale, con olio di oliva, con vino, con erbe aromatiche cresciute nell'orto del Dominus o comprate al mercato. Le schiave di cucina erano sveglie prima dell'alba, prima che il padrone aprisse gli occhi, prima che la casa cominciasse a muoversi. C'erano già mani al lavoro, mani che non possedevano niente di quello che toccavano, nemmeno il proprio tempo. Più in basso, verso il porto e il foro, c'è il quartiere dove dormono i soldati. Pompei non era una città militare, non aveva una guarnigione permanente di grandi dimensioni, ma la presenza di uomini in armi era una costante della vita urbana romana. Pattuglie, distaccamenti, singoli soldati in transito o di stanza temporanea. Erano giovani per lo più. Venivano da ogni parte dell'impero, dalla Gallia, dalla Spagna, dall'Africa del Nord, dalla Siria. Arrivavano a Pompei e ci trovavano una città che aveva tutto e cominciavano a guardarla con gli occhi di chi non è mai stato in un posto così. Un posto che profumava di mare e di pane caldo e di spezie esotiche. Un posto dove le donne erano belle e i vini erano buoni e le strade erano sempre piene di qualcosa da guardare. 3 persone, 3 vite, 3 angoli diversi della stessa città. Marco sta facendo colazione nel suo triclinio. Issa sta girando qualcosa sul fuoco della cucina di quella stessa casa. Lucio sta attraversando il mercato del pesce con le mani in tasca e la testa piena di pensieri. Nessuno dei 3 sa cosa succederà tra poche ore. Il Vesuvio, in questo momento, è esattamente uguale a ieri. Una montagna ferma, silenziosa, sullo sfondo, sempre lì. Ma sotto quella montagna, a decine di chilometri di profondità, qualcosa si è già mosso. Magma antico, pressione accumulata per secoli, gas intrappolati che spingono verso l'alto con una forza che niente può contenere per sempre. La terra lo sa. Qualche animale forse lo sente. Le persone no. Le persone stanno facendo colazione, girando zuppe, attraversando mercati. Stanno vivendo. Adesso tocca a loro parlare. Mi chiamo Marco. Ho 50 anni, anche se a volte ne sento 70. E a volte, nelle mattine buone come questa, ne sento 30. Sono nato a Pompei. Mio padre era nato a Pompei. Suo padre prima di lui. 3 generazioni di questa famiglia in questa città, in questa casa, su questo stesso pavimento di mosaico che la mattina è sempre freddo sotto i piedi, anche d'agosto, anche quando fuori il sole già brucia. Questo pavimento lo conosco come conosco il palmo della mia mano. Lo conosco meglio. Mi siedo nel triclinio ogni mattina a quest'ora. Il triclinio è la stanza dove si mangia, dove si riceve, dove si mostra agli ospiti quello che sei, o meglio, quello che vuoi che pensino tu sia. Le pareti sono dipinte in rosso pompeiano, con pannelli di architettura finta, colonne dipinte che inquadrano paesaggi marini e figure divine. Mio padre le ha fatte dipingere 40 anni fa da un maestro che veniva da Napoli e sono ancora belle. Qualche crepa, qualche punto dove l'intonaco ha ceduto, le piccole scosse degli ultimi giorni hanno fatto cadere qualche frammento qua e là, ma sono ancora belle. Issa ha già portato la colazione. Non l'ho vista entrare, non la vedo quasi mai Issa. Entra, sistema, esce, come se fosse aria, come se fosse parte della casa, come i muri e i pavimenti. Sul tavolo, pane ancora caldo, con crosta dura e mollica compatta. Olive in una ciotola di terracotta, formaggio di capra.
Un po' di miele in un vasetto di vetro soffiato che ho comprato a un mercante siriano 3 anni fa e che non mi sono mai deciso a usare per paura di romperlo. Ma stamattina l'ho aperto. Non so perché. Forse perché è agosto e fa caldo e il miele col formaggio è una cosa buona. Forse perché a volte si rimanda troppo a lungo le cose piccole e belle. E poi bevo acqua. Il vino lo lascio per più tardi. I commerci vanno. Devo dirlo, anche se non lo dico ad alta voce quasi mai. Ho imparato da mio padre che nominare la fortuna è il modo più veloce per farsela scappare. Ma vanno. Ho 3 magazzini vicino al porto, affittati a 2 fratelli che commerciano in olio dalla Spagna e a un liberto campano che importa garum di qualità da Napoli. Il garum qui lo conoscono tutti. Quella salsa di pesce fermentato che la gente mette su tutto, sul pane, sulla carne, sulle verdure, nel vino. Odora di pesce e di sale e di tempo, e vale quanto il vino buono, se è buono. Poi ho i negozi al piano terra della mia stessa casa, 4 botteghe che si aprono sulla strada, affittate a un calzolaio, a un rigattiere e a 2 fratelli di origine greca che vendono spezie portate chissà da dove. Li sento aprire ogni mattina mentre ancora sono a letto. Il cigolio delle persiane di legno, il rumore delle casse trascinate sul marciapiede, le prime parole scambiate con i passanti. È come avere un orologio nel muro. Un orologio che sa di cannella e cuoio. Ma dietro i commerci ci sono i debiti. Questo è quello che non dico a nessuno. Non lo sa mio figlio Gaio, che è a Roma a studiare retorica e che immagina suo padre come un uomo solido, stabile, incrollabile come questa casa. Non lo sanno i miei vicini al foro, non lo sa quasi nessuno. Lo so io e lo sa il banchiere Lucio Chetzilius, che non si chiama come il giovane soldato di cui sento parlare in giro, con cui ho un conto aperto che continua a crescere come un'edera sul muro. Non è una cosa rara a Pompei, anzi, è quasi una regola. Le case grandi costano, i magazzini costano. Tenere la facciata di un uomo rispettato costa, i banchetti, le donazioni al tempio, le mance agli artigiani giusti, i regali nei momenti opportuni. La rete di relazioni che tiene in piedi la vita di un commerciante di questa città è fatta di favori e di denaro, e il confine tra i due è sempre più sottile di quanto vorrei. Bevo un sorso d'acqua. Penso a Gaio. Gaio ha 23 anni. È a Roma da 4. Prima a studiare, poi a frequentare i circoli giusti, a fare le conoscenze che potrebbero aprirgli porte che a me sono rimaste chiuse. Roma è un'altra cosa rispetto a Pompei. Più grande, più spietata, più veloce, ma anche più piena di possibilità per un giovane con una mente sveglia e un padre disposto a investire. L'ultima lettera è arrivata 3 settimane fa. Mi scriveva dei suoi studi, di un professore di retorica di cui è entusiasta, di una ragazza di cui non mi ha detto il nome, ma di cui traspariva qualcosa tra le righe, in quel modo in cui i giovani pensano di nascondere le cose e invece le mostrano ancora di più. Gli ho scritto di rispondere più spesso. Non l'ha ancora fatto. I figli, a 20 anni, sono già lontani anche quando sono vicini. Figurarsi quando sono a Roma. Stamattina mi sono alzato prima del solito, non so perché. C'è stata un'altra piccola scossa nel cuore della notte, la terza in 4 giorni. Non forte, non spaventosa. A Pompei le scosse sono normali, ci siamo abituati da generazioni. Plinio il giovane, il nipote dell'ammiraglio che sta di là dalla baia, dice che in campagna i tremori sono frequenti e non particolarmente allarmanti. Ha ragione. Eppure stanotte non mi sono riaddormentato subito. Sono rimasto nel buio a sentire il silenzio dopo la scossa, quel silenzio strano che viene dopo, quando la terra si è fermata e aspetti di capire se è finita o se ricomincia. E mentre aspettavo ho pensato a mio padre. Mio padre diceva che il Vesuvio è come un vicino anziano. Lo conosci da sempre. Sai che ogni tanto fa rumore di notte e non ti preoccupi.
Mio padre era un uomo saggio, ci credeva davvero. Guardo fuori dalla finestra del triclinio. Si vede un pezzo di cielo, blu, pulito, senza una nuvola. Il sole è già alto. Si vede l'angolo del peristilio, in giardino colonnato al centro della casa, con la fontana che corre, con i oleandri in fiore, con i pavoni che ho comprato 2 anni fa a un mercante alessandrino e che fanno più rumore di quanto valga la spesa. Si vede, sullo sfondo oltre il muro del giardino, la sommità del Vesuvio. La montagna è ferma, come sempre. Finisco il pane, prendo l'ultima oliva dal fondo della ciotola. Oggi ho una riunione al foro con 3 altri commercianti. Si parla di una spedizione comune verso la Sicilia. Carichi di vino campano in cambio di grano e zolfo. È un affare interessante se i numeri tornano, e i numeri tornano quasi. Quasi. Poi nel pomeriggio le terme Stabiane. Ho bisogno di stare un'ora nell'acqua calda senza pensare a niente. I miei ginocchi lo chiedono da giorni. Il caldo umido del calidarium è l'unica cosa che li fa sentire meglio. E stasera forse scrivo a Gaio. Gli dico di venire a trovarmi. Gli dico che Pompei in settembre è bella. Il caldo si abbassa, l'aria diventa quasi dolce. La vendemmia riempie le strade di profumo di mosto. Gli dico di tornare a casa ogni tanto. Non per me, non lo direi mai così apertamente. Per la casa, per il pavimento freddo di mosaico la mattina, per le olive. Sento Issa che lavora in cucina, il rumore del fuoco, dei tegami, dei passi sul pavimento di pietra. Cucina bene Issa, meglio di quanto avrei mai immaginato quando l'ho comprata 6 anni fa a un mercante di schiavi di Napoli. Era una ragazza magra, silenziosa, con gli occhi di un colore che non saprei definire, tra il verde e il grigio. Non le ho mai chiesto come stesse, non si fa. Ma il cibo che porta in tavola ogni mattina è fatto con una cura che non è solo mestiere. Lo so riconoscere, la cura, anche quando non ne parlo. Bevo l'ultimo sorso d'acqua, mi alzo, i ginocchi protestano, come sempre. Fuori la città è già piena di rumore. Pompei si è svegliata. È il 24 agosto, un giorno qualunque. I miei debiti esistono ancora. Mio figlio è ancora a Roma. Il Vesuvio è ancora là, fermo, tranquillo, parte del paesaggio. E io ho una riunione al foro tra 2 ore. Mi metto il mantello, fa caldo, ma un uomo del foro non gira per la città senza mantello. È una questione di forma. E vado. Mi chiamo Issa. Non è il mio nome vero. Il mio nome vero lo conosce solo mia madre, e mia madre è da qualche parte che non so, venduta anni fa a qualcuno che non conosco, in un posto che non riesco nemmeno a immaginare. Issa me lo ha dato Marco quando mi ha comprata. È un nome greco, gli piaceva il suono. Non so se sapesse cosa significasse, non gliel'ho mai chiesto. I nomi che ci danno loro non ci tolgono quello che siamo dentro. Sono sveglia da prima dell'alba, lo sono sempre. Non è una cosa che mi hanno imposto, o meglio, all'inizio sì, era una regola, un'ora precisa in cui bisognava alzarsi e accendere il fuoco e cominciare. Ma col tempo il mio corpo ha fatto sua quella regola e ora mi sveglio da sola, nell'oscurità completa, qualche minuto prima che serva. Come se qualcosa dentro di me volesse quella piccola fetta di tempo solo mio, quei pochi minuti nell'oscurità prima che il lavoro cominci, in cui posso stare ferma e sentire il silenzio della casa intorno a me. Una casa che conosco come la mia, che non è mia. La cucina è un ambiente piccolo. È nell'angolo ovest della domus, vicino al peristilio, così il fumo può uscire verso l'alto senza invadere le stanze del padrone. Il pavimento è di cotto grezzo, non di mosaico come negli altri ambienti. Le pareti sono coperte di fuliggine fino a metà altezza, uno strato nero e lucido che racconta anni di fuochi, ogni mattina, ogni sera, ogni giorno. Il focolare è rialzato, una piattaforma di muratura alta fino ai fianchi, con le aperture sotto dove si infila il carbone e la superficie sopra dove si appoggiano i tegami. Ci sono pentole di terracotta di misure diverse,
una padella di bronzo che uso per le uova, un mortaio di pietra lavica dove macino le spezie, un coltello pesante con il manico di osso. Sono gli strumenti del mio mestiere. Li conosco meglio di qualunque altra cosa in questo mondo. Stamattina ho acceso il fuoco in silenzio, come sempre. Prima la brace residua di ieri sera, ancora calda sotto la cenere. D'estate a Pompei il caldo è tale che la brace non si spegne mai del tutto, se la copri bene. Poi qualche pezzo di carbone di legna, poi le fiamme che prendono e il colore della cucina cambia, dal buio blu dell'alba al giallo del fuoco. Ho messo sul fuoco l'acqua per la tisana di Marco. Marco ha lo stomaco delicato la mattina. Erbe di menta e finocchio, tritate nel mortaio, acqua calda, un filo di miele. Lo beve lentamente, in silenzio, guardando il giardino. Ogni mattina uguale. Ho tritato le foglie secche nel mortaio. Il suono è ritmico, preciso. Pum, pum, pum. E riempie la cucina in un modo che mi piace. È un rumore onesto, il mortaio. Ti dice esattamente quello che stai facendo, senza finzioni. Sono arrivata in questa casa 6 anni fa. Avevo 17 anni, forse. Non conosco con precisione la data del mio compleanno. Ero stata comprata a Napoli, da un mercante che aveva acquistato il suo carico a Delo, quella piccola isola greca nel mezzo del mare Egeo, che i romani usano come mercato. Mia madre me l'aveva raccontata, Delo, con una voce piatta, che non aveva dentro né odio né nostalgia, solo i fatti, come si racconta qualcosa di troppo grande per essere sentito. 10.000 persone al giorno, diceva. 10.000. Io ero una di quelle. Mia madre era stata presa in un villaggio della Grecia meridionale. So solo che siamo finite insieme su una barca, e poi sull'isola, e poi ci hanno separate. Lei era forte e sana, e sapeva lavorare la terra. È andata da una parte. Io sapevo cucinare. Mia nonna me lo aveva insegnato fin da bambina. Le mani nell'impasto, le spezie nel mortaio, il fuoco che va gestito con rispetto. E sono andata dall'altra. Non ci siamo più viste. C'è una libertà che nessuno mi può togliere. Non è la libertà di andare dove voglio, quella non ce l'ho. Non è la libertà di dormire quando sono stanca, o di mangiare quello che mi piace, o di parlare senza calcolare prima le parole. È la libertà di pensare. Dentro la mia testa, tutto quello che voglio. Posso portare il pane di Marco e pensare ai versi di una canzone che mia madre cantava in greco quando macinava il grano la mattina. Posso pulire il pavimento e costruire dentro di me una casa immaginaria che ha la cucina con la finestra grande, non una fessura. Posso stare davanti al fuoco e ricordare il sapore dell'aria di mare sulla barca quando ci portavano verso occidente. Il vento era freddo e salato e aveva un odore che non riesco a ritrovare da nessuna parte. Lo ricerco ogni tanto, quell'odore. Non l'ho più trovato. Gli altri schiavi della casa sono 2. Philos, si chiama così. Anche lui un nome greco, anche lui comprato altrove. Fa il lavoro pesante, le pulizie, i trasporti, il giardino. È un uomo grande, silenzioso, con le mani enormi e gli occhi piccoli e scuri che non si capisce mai cosa stiano guardando davvero. E poi c'è Perla, una ragazza più giovane di me, arrivata 3 anni fa, con la paura ancora fresca negli occhi. Adesso la paura si è consumata, come succede. Rimane qualcos'altro, sotto, qualcosa che non è né paura né calma, ma una specie di attesa permanente. Noi 3 non ci raccontiamo molto. Non perché non ci fidiamo, è qualcosa di più sottile. È che le parole costano, quando hai poco. Si usano con attenzione, si risparmia. Ma ci sono cose che si capiscono senza parole, tra persone che vivono la stessa vita. Come quando ti guardi e sai che anche l'altro non ha dormito bene. Come quando passi davanti a qualcuno che sta piangendo e non chiedi niente, ma gli lasci un pezzo di pane sul davanzale. Quelle cose lì. Il cibo che cucino è buono, lo so, e non è vanità, è una constatazione neutra, come dire che l'acqua è fredda. Ho imparato da mia nonna tutto quello che sapeva, ogni erba, ogni cottura, ogni proporzione. E poi ho imparato da sola quello che lei non mi ha potuto insegnare, perché la vita mi ha portata altrove. Ho imparato i gusti romani, così diversi dai greci,
L'ossessione per il garum, l'uso pesante delle spezie orientali, la passione per i contrasti dolce-salato che noi greci troviamo eccentrici, ma che ho imparato a rispettare. Cucino per Marco ogni giorno. Non mi ha mai fatto un complimento diretto. Lo so lo stesso che apprezza. C'è un modo in cui svuota la ciotola fino in fondo, che non mente. Un modo in cui rallenta, invece di mangiare in fretta. Un modo in cui a volte rimane seduto un momento in più del necessario, come se non volesse che il gusto finisse. Non lo sa probabilmente, non ci bada, ma io ci bado. Mangio quello che rimane di quello che cucino. Non per furto, è una consuetudine tacita in questa casa. Marco non lo dice, ma non lo impedisce. Mangio in piedi, vicino al fuoco, tra una cottura e l'altra. Pane, legumi, frutta di stagione quando ce n'è, qualche oliva dal fondo della ciotola che è rimasta. Non è poco. Ho conosciuto, nelle case degli altri schiavi con cui ogni tanto ci si incrocia al mercato o alle fontane, chi mangiava molto peggio. Non lo dico per essere grata. La gratitudine verso chi ti possiede è una cosa contorta che non voglio sentire. Lo dico solo perché è vero. Faccio una cosa ogni mattina. Prima di portare la colazione al triclinio, quando il fuoco è acceso e le pentole sono sul fuoco e ho un momento, mi avvicino alla piccola fessura della finestra della cucina. Non una vera finestra, solo uno spazio alto nel muro per far uscire il fumo. E guardo fuori. Si vede un pezzo di cielo. Solo un pezzo, stretto, come una striscia. Ma è cielo vero. Stamattina era di quel blu che viene appena prima del sole pieno. Un blu quasi viola, profondo, con le ultime stelle ancora visibili in alto. E poi ho visto qualcosa di strano. Il cielo a est, dalla parte del Vesuvio, aveva un colore diverso. Non arancione come il solito color dell'alba, un color rame, come il metallo ossidato, come qualcosa di leggermente sbagliato. Non lo so spiegare meglio di così. Ho guardato qualche secondo in più del solito, poi il porridge ha cominciato a fare le bolle e mi sono girata. Filos ieri sera ha detto a Perla che le scosse degli ultimi giorni lo preoccupano. Perla ha risposto che i pompeiani dicono che è normale. Filos ha detto che lui non è pompeiano. Neanche io lo sono. Stamattina, quando ho aperto la porta sul cortile per portare fuori le ceneri, c'era un odore nell'aria che non riconosco. Non era il solito odore di pietra calda e erba secca di agosto. Era qualcosa di più profondo. Come se venisse da sotto, come se la terra stesse respirando qualcosa di diverso. Non lo so nominare, lo sento soltanto. Ho preparato la colazione di Marco. L'ho portata nel triclinio senza fare rumore, l'ho sistemata sul tavolo e sono tornata in cucina prima che lui arrivasse. È così che funziona. Non ci vediamo quasi mai. Lui mangia, io cucino. Siamo nella stessa casa da 6 anni. Siamo lontanissimi. Rimetto il mortaio al suo posto. Controllo il fuoco. Aspetto che l'acqua torni a bollire. Il lavoro continua. Il lavoro continua sempre. Mi chiamo Lucio. Ho 22 anni e sono il tipo di persona che sorride per strada ai cani randagi. Non so se sia una virtù o un difetto. Il mio centurione direbbe che è un difetto. Ma il mio centurione dice che quasi tutto è un difetto. Sono di Benevento. Benevento è una città tranquilla, nell'entroterra campano, bella, ordinata, con le colline intorno e un fiume che d'estate diventa quasi un ruscello. Ci sono cresciuto, ci ho rubato la frutta dagli orti dei vicini, ci ho imparato a scrivere di malavoglia da un maestro che aveva mani veloci e poca pazienza. Poi, a 18 anni, mi sono arruolato. Non per vocazione, per una combinazione di motivi che allora mi sembravano complicati e adesso mi sembrano molto semplici. Volevo vedere qualcosa di diverso da Benevento, non sapevo fare niente di utile e l'esercito ti dà da mangiare ogni giorno senza che tu debba chiederlo. 3 ragioni solide. Sono a Pompei da 8 mesi. Il distaccamento a cui appartengo è piccolo. Una ventina di uomini, parte di una coorte più larga dislocata in vari punti della regione.
A Pompei non c'è una vera guarnigione militare permanente. Siamo qui per pattugliare, mantenere l'ordine, essere presenti in modo che la gente sappia che l'ordine esiste. È un servizio tranquillo. Non c'è niente da combattere a Pompei nel 79 d.C. La Campania è una delle regioni più pacifiche dell'impero, ricca, colta, civile. I problemi si risolvono al foro, con le parole e i soldi, non con le spade. Passiamo le mattine a fare ronda, i pomeriggi a fare esercitazione fuori dalle mura. Scudi, pilum, formazioni, tutto quello che ci hanno insegnato all'addestramento e che qui non usiamo mai. Le sere ci arrangiamo. Stamattina sono uscito presto. Non c'era ragione militare. La ronda ufficiale comincia più tardi. Sono uscito perché non riuscivo a dormire, perché c'era stata un'altra scossa nel cuore della notte e il mio corpo non si era più calmato del tutto. E perché le mattine di Pompei sono una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia. E mi dispiace sprecarle dormendo. Devo dirlo, Pompei mi ha stupito. Non me l'aspettavo così. Benevento è una città romana, ordinata, funziona bene. Ma Pompei è qualcosa di diverso. Pompei è vivace in un modo che ti prende allo stomaco. C'è colore dappertutto, c'è rumore dappertutto. C'è gente di ogni tipo che si incrocia sulle stesse strade, senza sembrare stupita di condividerle. Qui ho sentito parlare greco, aramaico, egiziano, qualcosa che credo fosse celtico, ma non ne sono sicuro. Qui ho mangiato cose che non sapevo nemmeno che esistessero. Spezie portate dall'Oriente, che bruciano la bocca in un modo quasi piacevole. Salse di pesce su tutto, che all'inizio mi hanno fatto fare una faccia che ha fatto ridere il venditore. Dolci fritti nel miele, che si sciolgono prima ancora di arrivarti in gola. Ho imparato ad amarle, queste strade. Stamattina sono sceso verso il mercato del pesce, il Macellum che sta vicino al foro. L'ho scoperto la prima settimana che ero qui e da allora ci passo quasi ogni mattina, anche quando non compro niente. C'è qualcosa in quel posto all'alba che mi rimette in ordine. Il rumore dell'acqua, il freddo del pesce sul marmo dei banconi, i pescatori che scaricano il carico con quella competenza tranquilla di chi fa la stessa cosa da 30 anni. Ho comprato una focaccia al sesamo da un vecchio che sta all'angolo con un cestino di vimini. Non so come si chiama. Lui non sa come mi chiamo. Ci salutiamo ogni mattina da 7 mesi come se ci conoscessimo da sempre. È una delle cose che amo di più delle città. Quella familiarità senza nome. Quella cortesia che non chiede niente in cambio. Ho mangiato camminando, come faccio quasi sempre. Le strade di Pompei al mattino presto hanno un ritmo che cambia ogni quarto d'ora. Nell'ora prima dell'alba sono dei lavoratori, i fornai, i facchini, i conducenti di carri che devono finire prima che scatti il divieto. C'è qualcosa di quasi militare in quel ritmo, qualcosa che riconosco e che mi fa sentire meno straniero. Poi nell'ora dopo l'alba arrivano le donne, le massaie, le serve, le schiave mandate a fare la spesa. Si muovono veloci, con i cesti sotto il braccio, con quella competenza silenziosa di chi sa esattamente dove andare e cosa comprare e quanto pagare. Poi arriva il resto della città, i commercianti che aprono le botteghe, i clienti che cominciano a circolare, i bambini che scappano di casa prima che qualcuno gli dica di fare qualcosa. Io mi muovo in mezzo a tutto questo con la mia tunica militare e la mia focaccia al sesamo e mi sento parte di qualcosa di grande e antico e complicato che non capisco del tutto, ma che non mi dispiace non capire del tutto. C'è una ragazza. Lo devo dire, anche se non so bene come dirlo. Si chiama... non lo so come si chiama. Non gliel'ho mai chiesto, non ho ancora trovato il modo. La vedo quasi ogni mattina vicino alla fontana, all'incrocio tra Via dell'Abbondanza e la strada che sale verso il quartiere ricco. Viene a riempire un'anfora, sempre la stessa, di terracotta rossa con un'incrinatura sul bordo che ho imparato a riconoscere da lontano. Ha i capelli neri, raccolti dietro con uno spillo d'osso. Ha una cicatrice piccola sul mento sinistro. Non so come ce l'ha e probabilmente non lo saprò mai. Ride facilmente,
Ogni mattina scambia qualche parola con l'altra donna, che di solito è alla fontana nello stesso momento, e ride di qualcosa, una risata breve e vera, che sento da tutta la strada. Non sa che esisto, o forse lo sa. Non è possibile che non abbia notato che ci sono ogni mattina, ma fa finta di non saperlo, che è quasi peggio. Ho 20 anni, ho 22 anni, scusate, ho 22 anni, ma a volte mi comporto come se ne avessi 20. Il mio centurione dice che i soldati giovani hanno 2 problemi: pensano troppo alle donne e non pensano abbastanza alla disciplina. Non ha torto, però anche lui, a 22 anni, penso pensasse alle donne. Pensava a qualcosa, sicuro. Adesso è un uomo duro e quadrato, che sembra fatto di pietra, ma anche la pietra viene da qualcosa di più morbido all'inizio. Ho fatto la ronda del mattino con Quinto, un soldato di Capua, 3 anni più di me, il tipo di persona che sa tutto di ogni posto in cui viene mandato nel giro di una settimana. Quinto mi ha detto che le scosse degli ultimi giorni sono normali in campagna. Gli ho chiesto come lo sapesse. Mi ha detto che glielo aveva detto il locandiere dove mangia la sera. Gli ho detto che i locandieri non sono geologi. Non sa cosa sia un geologo. Io nemmeno, a dire il vero. È una parola che ho sentito usare da un ufficiale colto che avevamo a Benevento e che mi è rimasta in testa senza che ne capissi il senso preciso. Le bestie stamattina erano strane. Lo noto perché sono cresciuto in campagna e ho imparato a leggere gli animali come si legge il tempo, non con parole, con sensazioni. I cani nel quartiere vicino alla caserma abbaiavano senza ragione apparente già prima dell'alba. Non uno, tutti insieme, quasi nello stesso momento. Poi si fermavano, poi ricominciavano. Il mulo del fornaio all'angolo della nostra strada, un animale vecchio e stoico che di solito non batte ciglio davanti a niente, stamattina tirava il morso e guardava verso est con le orecchie dritte. Verso est, verso il Vesuvio. Ho guardato anch'io verso est. La montagna era ferma, come sempre. Il profilo inconfondibile contro il cielo blu di agosto, quella forma conica quasi perfetta, che ormai riconosco come riconoscerei il campanile di Benevento. Non c'era niente, solo la montagna. Ho pensato che forse anch'io ero stanco per la scossa notturna. Ho pensato che gli animali a volte sentono cose che noi non sentiamo, o forse no. Forse è solo che gli animali non hanno vergogna di reagire alle cose, mentre noi ci convinciamo che non c'è niente. Ho continuato a camminare. Sono passato sotto le finestre di una casa grande, nel quartiere dei commercianti ricchi. Non so di chi è. Ogni mattina, passando, sento l'odore del pane e delle erbe che viene dalle cucine. Un odore buono, familiare, che mi ricorda la casa di mia madre a Benevento. Stamattina ho rallentato un momento. Ho guardato su. Le finestre erano ancora chiuse, persiane di legno scuro contro la facciata dipinta di rosso. C'era un uomo che attraversava il cortile interno. Ho visto la sua sagoma dal cancello socchiuso. Un uomo anziano con un mantello, che camminava verso l'uscita, con quella lentezza deliberata di chi non ha fretta, ma non vuole che si veda. Ho pensato che assomigliava a mio padre. Non assomigliava per niente a mio padre. Mio padre è un uomo piccolo e veloce che parla sempre troppo. Ma quella mattina, in quel momento, nel modo in cui quell'uomo attraversava il cortile, ho visto qualcosa che mi ha fatto pensare a casa. Ho ripreso a camminare. Pompei è bellissima. Lo penso ogni mattina, anche nelle mattine come questa in cui ho dormito male e le bestie sono agitate e l'aria ha un odore strano che non so nominare. Le fontane che corrono agli incroci, le scritte sui muri, i colori delle facciate, rosso, giallo, ocra, con le decorazioni dipinte sopra gli ingressi e i mosaici sui pavimenti delle soglie che si vedono quando le porte sono aperte. Il Vesuvio sullo sfondo, sempre lì, parte del paesaggio, normale. Tra un'ora ho l'esercitazione fuori dalle mura. Prima devo passare a prendere Quinto alla locanda dove dorme. Non riesce ad alzarsi da solo. Ha bisogno che qualcuno bussi alla porta 3 volte. Poi il solito percorso verso Porta Ercolano. Poi le esercitazioni. Poi il pomeriggio libero. Nel pomeriggio libero pensavo di andare alle fontane verso Via dell'Abbondanza.
Non perché mi aspetti di incontrare qualcuno in particolare, no, per una passeggiata. Ho finito la focaccia. Il vecchio del cestino di vimini mi ha guardato andare e ha fatto un gesto con la mano. Uno di quei gesti che non significano niente e significano tutto. Il gesto di qualcuno che dice buona giornata senza aprire la bocca. Gli ho risposto con lo stesso gesto. Pompei. Ore 13. Pomeriggio del 24 agosto, anno 79 d.C. La città è nel pieno della sua ora più calda. I negozi hanno abbassato le persiane per il riposo pomeridiano. Le terme sono aperte, è l'ora in cui ci va chi può permettersi il lusso di passarci il pomeriggio. Al foro si muovono ancora i commercianti che hanno affari da concludere prima della sera. Per le strade c'è meno gente del mattino, ma la città non dorme mai del tutto. Marco è alle Terme Stabiane da 20 minuti. Issa sta preparando la cena nella cucina della Domus. Lucio sta attraversando il quartiere dei mercanti, facendo una strada leggermente più lunga del necessario per passare vicino alla fontana di Via dell'Abbondanza. È un pomeriggio qualunque di agosto, e poi il Vesuvio si sveglia. Non con un'esplosione improvvisa, almeno non quella che si immagina. La prima cosa visibile, per chi la vede, è una colonna di fumo che comincia a salire dal cratere, con una velocità e una forza che non assomiglia a nulla di quello che i pompeiani hanno mai osservato. Non il fumo sottile che a volte il vulcano emette, quello che i pompeiani conoscono, quello che fa parte del paesaggio, quello che non spaventa più nessuno. Questo è diverso. Questo sale, e sale ancora, e non smette di salire. Plinio il Giovane, che si trova in questo momento a Miseno, dall'altra parte della baia, a circa 30 km in linea d'aria, è uno dei primi a vederla. Ha 17 anni, sta studiando. Sua madre entra nella stanza e gli indica qualcosa fuori dalla finestra. Lui guarda, e quello che vede lo descriverà decenni dopo in una lettera all'amico storico Tacito. Una descrizione così precisa e così vivida, che è ancora oggi considerata una delle fonti più importanti che abbiamo su quell'eruzione. La nube, scrive Plinio, sale come un albero di pino, con un tronco stretto che si innalza verticalmente e poi si allarga in cima, aprendosi in tutte le direzioni come i rami. Oggi quella forma ha un nome scientifico, si chiama eruzione pliniana. Il nome viene da lui. Cosa sta succedendo in quei minuti dentro il vulcano? Sotto il Vesuvio esiste una camera magmatica, un serbatoio di roccia fusa, gas, vapore, pressione accumulata nel corso di secoli. La crosta terrestre sopra di essa è come un tappo che trattiene tutto. Per generazioni quel tappo ha tenuto, con qualche scossa, con qualche sbuffo, ma ha tenuto. Quel pomeriggio il tappo cede. La colonna che sale dal cratere nei primi minuti raggiunge già i 15 km di altezza. Nel giro di poche ore salirà fino a 33 km, quasi 4 volte l'altezza dell'Everest. La pressione con cui il materiale viene espulso è inimmaginabile. Roccia frantumata, gas surriscaldati, pomice. Tutta la materia del sottosuolo viene sparata verso il cielo a una velocità di centinaia di metri al secondo. E poi quella materia comincia a ricadere. Alle 13 in punto, lo sappiamo oggi con una precisione che sarebbe sembrata impossibile anche solo qualche anno fa, grazie a studi volcanologici recentissimi che hanno ricostruito la sequenza minuto per minuto. La pioggia di pomice comincia a cadere su Pompei. Pomice bianca, leggera, porosa. Pezzi piccoli all'inizio, come ghiaia, come granelli grandi. La gente che è per strada la guarda con stupore. Qualcuno alza la mano, palmo aperto, come per verificare se stia piovendo. Ma non è pioggia, è solida, è pesante. Ha una temperatura che non è quella della pioggia. Cade a un ritmo che gli studiosi hanno calcolato in 10-15 cm all'ora. 10-15 cm all'ora. Nel giro di un'ora le strade cominciano a riempirsi. Le fontane si intasano. I tetti iniziano a cedere sotto il peso. Il cielo cambia. Non gradualmente, con una velocità che lascia senza parole chi la descrive in seguito. L'enorme colonna di cenere e pomice che sale fino a 33 km di altezza
blocca il sole. A Pompei è mezzogiorno e fa notte. Non la notte normale, con le stelle. Una notte nera, soffocante, pulsante. Una notte che a tratti si squarcia con lampi di luce elettrica, i fulmini vulcanici, generati dalle cariche elettriche che si sviluppano dentro la colonna di cenere. Plinio il Giovane, da Miseno, scrive di vedere fiamme e bagliori che aprivano la nube dall'interno come enormi figure di fuoco. Dal lato di Pompei, chi guarda verso il Vesuvio vede qualcosa che non ha precedenti nella memoria umana di questa regione. La reazione della città è quella che ci si aspetta da una città che non sapeva. Confusione, incredulità, poi, lentamente, paura. Molti pompeiani, la maggior parte in questa prima fase, restano nelle loro case. È l'istinto naturale di chi non capisce cosa sta succedendo. Ci si ripara, si aspetta che passi, si pensa che sia temporaneo. Le case di pietra e mattoni sembrano solide, sembrano sicure, e lo sono per alcune ore. Ma la pomice continua a cadere, 10 centimetri all'ora, 15. I tetti iniziano a crepitare sotto il peso. Alle 5 del pomeriggio i primi edifici crollano. Nel frattempo, chi decide di fuggire si riversa verso le porte della città. Porta Ercolano, Porta Marina, Porta Nocera, le uscite dalle mura si riempiono di folla. Chi ha un animale lo prende, chi ha dei valori li carica sulle spalle o li nasconde nel mantello. Chi ha dei familiari li cerca. Nella notte artificiale di cenere, nella confusione, nelle strade già ricoperte di pomice fino alle caviglie. C'è chi porta con sé degli oggetti che oggi, 2000 anni dopo, ci fanno stringere il cuore quando li troviamo. Monete da portare ai figli, orecchini d'oro avvolti in un panno, il sigillo di cera che identifica una famiglia, gli anelli nuziali. Oggetti che raccontano quello a cui le persone tenevano, in quel momento, in quell'ordine. La sequenza scientifica di quello che accade nelle ore successive è stata ricostruita con precisione dai vulcanologi. La fase pliniana, la pioggia di pomice, dura circa 18 ore. 18 ore in cui Pompei viene progressivamente sepolta sotto uno strato sempre più spesso di materiale vulcanico. Entro la notte alcune strade sono impraticabili, i tetti delle case più deboli sono già crollati, le fontane non corrono più. Poi, nelle prime ore del 25 agosto, la colonna vulcanica cambia. Non è più in grado di sostenere il proprio peso. La pressione che la alimenta dal basso non è più sufficiente a tenerla alta 33 km. Crolla su se stessa. E da quel collasso nascono le correnti piroclastiche. Una corrente piroclastica è una cosa difficile da descrivere e impossibile da comprendere appieno senza averla vista. E chi l'ha vista non c'è più per raccontarlo. È una valanga di gas surriscaldati, cenere, frammenti di roccia, che scende dai fianchi del vulcano a velocità di un uragano, 200-300 km all'ora. La sua temperatura è di centinaia di gradi. Non si può fuggire da una corrente piroclastica, non si può sopravvivere al suo passaggio. Herculaneum, la città più vicina al vulcano, viene raggiunta dalla prima corrente piroclastica già nella notte tra il 24 e il 25 agosto. Pompei viene colpita all'alba. Alle 6:30 del mattino del 25 agosto, la terza corrente piroclastica raggiunge Pompei. La temperatura è superiore ai 250 gradi. Chiunque sia ancora in città, chi aveva aspettato, chi si era nascosto, chi non era riuscito a fuggire, chi aveva scelto di restare, muore in pochi secondi. Non per le fiamme, per il calore. Un calore così rapido e assoluto che il corpo non ha il tempo di bruciare, si ferma, come un orologio fermato. In totale, le correnti piroclastiche sono 6, tra le prime ore del 25 agosto e il mattino dello stesso giorno. Al termine, Pompei è sepolta sotto circa 6 metri di materiale vulcanico. Le strade non si vedono più, le case non si vedono più, la città non si vede più. Il Vesuvio ha ricominciato a dormire e sotto di lui, perfettamente conservata, perfettamente ferma,
C'è una città che stava ancora succedendo. Marco era alle terme quando è cominciata. Issa era in cucina. Lucio era per strada. Adesso li sentiremo di nuovo. Uno alla volta, poi tutti e tre insieme, nell'ordine con cui ognuno ha vissuto quelle ore. Le loro voci non vi racconteranno la morte, vi racconteranno il momento prima. E poi si interromperanno. Come si interrompono tutte le cose vere. Ero alle terme, nell'acqua calda del Caridarium, con gli occhi chiusi, i ginocchi finalmente senza dolore. Pensavo a Gaio. Pensavo alla lettera che gli avrei scritto la sera. Torna a casa, gli avrei detto. Pompei in settembre è bella. Poi ho sentito qualcosa, non un rumore, una vibrazione, diversa dalle scosse a cui siamo abituati, più profonda, come se venisse da più lontano e allo stesso tempo da sotto, da dentro la pietra stessa delle terme. Ho aperto gli occhi. Gli altri nell'acqua avevano aperto gli occhi. Ci siamo guardati senza parlare per un secondo, quel secondo in cui si capisce che qualcosa è successo, ma ancora non si sa cosa. Stavo attraversando Via dell'Abbondanza. Avevo fatto il giro lungo, lo ammetto, sperando di passare vicino alla fontana. L'anfora con l'incrinatura sul bordo non c'era. La ragazza non c'era. Poi ho sentito il rumore. Un boato che non veniva da nessuna parte precisa. Veniva dall'aria, veniva dalla terra, veniva da tutto intorno allo stesso momento. Ho alzato la testa e l'ho vista. La colonna. Stavo girando la pentola sul fuoco. Ho sentito le pareti tremare, non forte, ma con una qualità diversa dalle scosse dei giorni prima. Come se la casa stesse respirando qualcosa di strano. Poi ho guardato dalla fessura della finestra. Il cielo a est non era più azzurro, era nero. Sono uscito dalle terme in fretta, abiti addosso alla meno peggio, il mantello sotto il braccio. Per strada la gente guardava verso est, con le facce che non sapevo come leggere. Non ancora paura, qualcosa prima della paura, stupore, incredulità. Ho guardato anch'io. La colonna era enorme. Non avevo parole per quanto fosse enorme. Sale come un albero, ho pensato. Come un albero di pino che cresce in pochi secondi, fino a toccare il cielo, e poi si apre in cima, nero e bianco e arancione, con lampi che lo squarciano dall'interno. Ho pensato, questo non l'ho mai visto. Ho pensato, nessuno l'ha mai visto. I miei anni di addestramento militare valgono esattamente questo. In un momento come quello, mi sono bloccato a guardare, come tutti. Poi qualcosa in me si è mosso. Non coraggio, non tattica, qualcosa di più antico. Le gambe hanno cominciato a correre prima che la testa avesse deciso dove andare. Stavo correndo verso est, verso la colonna, verso il Vesuvio. Un secondo dopo ho capito che non aveva senso correre verso il Vesuvio. Mi sono fermato, ho guardato di nuovo e poi ho pensato a lei. L'anfora con l'incrinatura, i capelli neri, la risata che sentivo da tutta la strada. Non so perché, non la conosco nemmeno, ma ho pensato a lei. Ho spento il fuoco. Non so perché l'ho fatto. Istinto, forse. Un fuoco acceso in una casa che trema non è una cosa buona. Ho guardato Filos che entrava in cucina con la faccia di chi ha visto qualcosa che non si aspettava. Gli ho chiesto cosa stava succedendo. Mi ha detto che la montagna stava bruciando. Ho detto che le montagne non bruciano. Mi ha guardato in un modo che non dimenticherò mai, non con paura, con qualcosa di più quieto e più difficile da portare, con rassegnazione. Da pomice ha cominciato a cadere verso l'1:30. All'inizio erano pezzi piccoli. Li sentivi sui capelli, sulle spalle, come una grandine leggera e strana. Qualcuno rideva, nervosamente. Poi sono diventati più grandi. Sono tornato verso casa di corsa, la pomice che rimbalzava sul selciato, i cani che abbaiavano, le persiane che si chiudevano tutte insieme come se la città ispirasse. Ho pensato ai magazzini al porto, ho pensato alle merci. Ho pensato ai documenti nel mio studio.
Poi ho smesso di pensare a quelle cose. Ho pensato a Gaio, lontano, sicuro, a Roma. Ho pensato almeno lui. Ho trovato Quinto per strada. Si era alzato da solo per una volta. Stava guardando il cielo con la bocca aperta. Gli ho detto che dovevamo raggruppare gli uomini. Mi ha chiesto: per fare cosa? Non sapevo rispondere. Il manuale militare non ha una sezione per questo. Perla stava piangendo in silenzio nell'angolo della cucina. Non la paura urlata, quella quieta, la più difficile. Mi sono seduta vicino a lei. Non ho detto niente. Le ho preso la mano. È strano, in tutta la vita in questa casa non avevo mai tenuto la mano di qualcuno. Non c'era mai stato il momento, o forse non l'avevo mai cercato. A casa ho trovato i negozi al piano terra già sbarrati. I bottegai avevano chiuso tutto e se n'erano andati. Sono entrato dal portone principale. Nel peristiglio la pomice cadeva nell'acqua della fontana. Un suono secco, continuo, come dita che tambureggiano su un tavolo. Ho guardato il Vesuvio dal giardino. La colonna riempiva metà del cielo. I pavoni stavano fermi sotto il portico, immobili, come non li avevo mai visti. Ho pensato alle parole di mio padre, il vicino anziano che fa rumore di notte. Mio padre non aveva mai visto questo. Nessuno aveva mai visto questo. Il cielo è diventato buio in mezz'ora. Non gradualmente, a strati. Prima arancione, poi marrone, poi grigio scuro, poi quasi nero. A metà del pomeriggio stavamo camminando con le torce in mano come se fosse notte fonda. La pomice era alta già fino alle caviglie. Si camminava sopra uno strato morbido e instabile che cedeva a ogni passo. Ho visto una famiglia uscire da una porta. Padre, madre, 2 bambini. Una schiava che portava un bambino più piccolo sulle spalle. Il padre teneva sopra la testa un cuscino legato con delle corregge. Protezione dalla pomice che cadeva. Li ho aiutati a raggiungere la strada principale. La bambina mi ha guardato con gli occhi che i bambini hanno nelle cose grosse. Non la paura dei grandi, una cosa più semplice e più dura insieme. La curiosità di chi non ha ancora imparato ad avere paura delle cose che non capisce. Filos ha detto che dovevamo andare. Io ho chiesto dove? Ha detto fuori, verso il mare. Verso il mare. Come se il mare fosse un posto sicuro, come se il mare non stesse facendo anche lui quello che fa il mare quando la terra sotto di lui si muove. Ma non avevo una risposta migliore. Ho guardato la cucina per un ultimo momento. Il mortaio di pietra lavica sul piano di lavoro, il fuoco spento, le pentole in ordine. Ho pensato a mia nonna, ho pensato a mia madre, ho pensato a tutte le mattine che avevo passato in quel posto piccolo e buio e caldo, a girare pentole, tritare erbe e aspettare che l'acqua bollisse. Ho pensato che erano stati anni miei quelli, anche se non erano miei. Ho preso i documenti dal cassetto dello studio. Ho preso il cofanetto con i gioielli di mia moglie, morta 3 anni fa. Non l'ho mai detto, non era il momento, ma la tengo con me ancora in quel modo silenzioso in cui si tengono le persone che non ci sono più. Ho preso una borsa di monete. Poi mi sono fermato in mezzo allo studio e ho guardato le pareti, gli affreschi rossi, le architetture dipinte, le figure divine nei pannelli decorativi. 40 anni di mia famiglia su queste pareti, tutto quello che mio padre aveva costruito e suo padre prima di lui, e io avevo continuato a costruire questa casa, questo pavimento, questo giardino con i pavoni stupidi e rumorosi. Ho pensato, non posso portare le pareti con me. Ho pensato, Gaio non vedrà più questo posto. Ho chiuso gli occhi un momento solo. Poi sono uscito. Ho cercato lei. Lo so che sembra stupido, in mezzo a tutto quello che stava succedendo, con la pomice che cadeva e il cielo nero e la gente che corriva verso le porte. L'ho cercata. Alla fontana non c'era. La fontana era intasata di pomice, l'acqua non correva più. Ho cercato nei vicoli vicini, ho chiesto a qualcuno,
Ho descritto i capelli neri, l'anfora con l'incrinatura. Una donna anziana mi ha guardato e poi ha indicato verso Porta Ercolano. Di lì stava uscendo la gente. Di lì si andava verso nord, verso Napoli, lontano dal vulcano. Ho corso verso Porta Ercolano. Siamo usciti dalla Domus io, Filos e Perla. Per strada la pomice era alta fino alle ginocchia in alcuni punti. Camminavi e sprofondavi e risalivi e ogni passo costava il doppio. L'aria aveva un sapore, di ferro, di zolfo, di qualcosa di antico e di violento che non aveva nome in nessuna delle lingue che conosco. Ho guardato il cielo, i fulmini dentro la colonna nera, lampi arancioni e bianchi che illuminavano per un secondo tutta la scena e poi la lasciavano più buia di prima. Ho pensato, questa non è la fine del mondo. Non perché fossi sicura che non lo fosse, ma perché anche se lo fosse, anche se fosse davvero la fine di tutto, quella mattina mi ero svegliata, avevo acceso il fuoco, avevo tritato le erbe nel mortaio, avevo tenuto la mano di Perla. Quelle cose erano successe, erano reali, nessuna montagna poteva toglierle. Per strada non riconosco più la mia città. Le case sono ancora in piedi, ma sono cambiate, grigie, pesanti, con i tetti che cedono a tratti sotto il peso della pomice. La gente corre in tutte le direzioni, o non corre affatto. Alcuni sono fermi, seduti sui gradini, come se avessero deciso che non valesse la pena di muoversi. Ho visto un uomo che teneva in braccio un bambino, coperto con il suo mantello. Ho visto una donna che cercava qualcuno, urlando un nome che non riuscivo a sentire nel rumore. Ho visto i cani randagi che correvano in branco verso sud. Gli animali sanno sempre qualcosa che noi sappiamo dopo. Ho camminato verso Porta Marina. Ho pensato al mare. Ho pensato che forse c'era una barca. Ho pensato a Gaio. Sempre a Gaio. Non l'ho trovata! Sono arrivato a Porta Ercolano e c'era una folla che spingeva. Torce, urla, pomice che cadeva fitta e pesante. Qualcuno che cadeva e qualcuno che lo aiutava ad alzarsi e qualcuno che non si fermava. Ho guardato ogni viso. Non l'ho trovata. Forse era già fuori. Forse era già al sicuro. Forse. Ho continuato a cercare. Ci siamo fermati in un vicolo riparato. Perla non ce la faceva più con il peso della pomice. Sprofondava a ogni passo. Era esausta. Ci siamo seduti sotto un arco di pietra. Filos guardava il cielo senza parlare. Io tenevo ancora la mano di Perla. L'aria era diventata difficile da respirare, pesante, calda, piena di qualcosa che bruciava in gola. Ho pensato alla fessura della finestra della cucina, al pezzo di cielo che vedevo ogni mattina, stretto come una striscia, ma cielo vero. Ho chiuso gli occhi e nel buio ho ritrovato quell'odore di mare che cercavo da anni, freddo, salato, vero. Era lì, era sempre stato lì. Gaio. Non l'ho trovata. Il cielo. Le voci si sono interrotte, come si interrompono tutte le cose vere. Non con una frase conclusiva, non con una spiegazione, non con il tempo necessario a dire addio. Si interrompono e basta. Marco, Issa e Lucio non sono personaggi inventati nel senso pieno del termine. Sono costruiti su tutto quello che sappiamo, su decenni di scavi, su migliaia di oggetti ritrovati, su iscrizioni, su scheletri, su impronte di gesso, su resti di pane nel forno e di vino nel bicchiere, e di erbe tritate nel mortaio. Sono costruiti sui veri pompeiani, quelli di cui conosciamo il nome, quelli di cui non lo conosceremo mai. C'era davvero un commerciante che teneva i suoi affari in ordine e i suoi debiti nascosti. C'era davvero una schiava greca che cucinava per un padrone che non la guardava. C'era davvero un giovane soldato che camminava per le strade di una città bellissima, con la testa piena di cose non dette. Li sappiamo perché le loro tracce sono ancora lì, sotto la cenere, sotto il gesso, sotto i secoli. Pompei è stata riscoperta per caso.
Alla fine del XVI secolo, durante i lavori per un canale, l'architetto Domenico Fontana si imbatté in alcune strutture sepolte, senza capire cosa fossero. Ci vollero altri 150 anni. Nel 1748, per ordine di Carlo di Borbone, re di Napoli, l'ingegnere militare spagnolo Roque Joaquín de Alcubierre cominciò a scavare sistematicamente. Non sapeva ancora cosa stesse trovando. Nel 1763, durante gli scavi, emerse un'iscrizione: Rei publicae Pompeianorum. La città aveva un nome: Pompei. Era sempre stata lì, sotto i piedi di chi ci camminava sopra senza saperlo. Da allora gli scavi non si sono mai fermati del tutto. 2000 anni di silenzio, poi quasi 300 anni di ritorno lento, metodico, meravigliato. E ogni volta che si scava si trova qualcosa. Nel 2020, pochi anni fa, gli archeologi hanno portato alla luce un termopolium quasi perfettamente conservato, con i doli ancora incastonati nel bancone, con affreschi sulle pareti che mostravano il cibo venduto, con i resti del cibo stesso, ancora identificabili. 2000 anni dopo, si poteva ancora capire cosa avesse mangiato qualcuno in quel posto. Nel 2026, all'inizio di quest'anno, i ricercatori hanno trovato 79 nuove iscrizioni nascoste in un corridoio vicino al teatro di Pompei, grazie a tecnologie di imaging che riescono a leggere tracce invisibili a occhio nudo. 79 iscrizioni nuove. In un muro studiato da oltre 200 anni. Pompei non ha ancora finito di parlare. Tra quelle iscrizioni c'era una nota d'amore. Non sappiamo di chi, non sappiamo a chi. C'era una scena di combattimento tra gladiatori, disegnata sul muro con una precisione che tradisce la mano di qualcuno che ci teneva, che voleva che rimanesse, che voleva che si vedesse. C'erano insulti, nomi, numeri, frasi spezzate. La vita di persone che non sapevano che le loro parole sarebbero sopravvissute a tutto, all'eruzione, ai secoli, al silenzio. Scritto sul muro come si scrive quello che si vuole che rimanga. C'è una cosa che Pompei ci insegna, se vogliamo ascoltarla, che non riguarda i vulcani, né la storia romana, né le tecniche di scavo. Riguarda noi. Riguarda il fatto che le persone, in ogni epoca, hanno voluto le stesse cose. Essere ricordati, essere amati, lasciare qualcosa. Marco voleva che suo figlio tornasse a casa. Issa voleva ritrovare l'odore del mare che aveva perso. Lucio voleva trovare una ragazza che probabilmente non sapeva nemmeno che esistesse. Nessuno dei tre voleva essere eterno. Volevano solo quel giorno. Quel pomeriggio di agosto. Quella colazione, quella cucina, quella fontana. E il Vesuvio, con tutta la sua violenza, con tutta la sua indifferenza geologica verso le vite che ha sepolto, ha fatto la cosa più paradossale che si potesse immaginare. Li ha conservati. Non come eroi, non come monumenti, come persone. Come il pane nel forno, le olive nella ciotola, le erbe tritate nel mortaio. Come le parole sul muro, come la nota d'amore senza nome. Pompei non è un monumento alla morte, è una fotografia della vita. La più lunga, la più precisa, la più commovente fotografia della vita che l'umanità abbia mai prodotto. Non per scelta, non per arte, ma per caso. Per un pomeriggio di agosto in cui una montagna ha smesso di dormire. Queste sono le voci da una città sepolta. Grazie di averle ascoltate. Se questa storia vi ha toccato, se c'è qualcuno, un personaggio, un momento della storia italiana che vorreste sentire raccontare nel prossimo episodio, scrivetelo nei commenti. Questi sussurri esistono grazie a chi li ascolta. E ogni voce suggerita è una storia che aspetta di essere raccontata. A presto.